Ragazzi, ben ritrovati a tutti quanti, con un Bitcoin bello frizzantino che sta provando con la solita fatica ad attaccare il range high. Ce la farà? Non ce la farà? Vedremo, ma se ce la facesse potrebbe essere una delle accumulazioni più interessanti dell'ultimo periodo, perché sugli 87.700 si è formato un point of control, abbiamo visto bene nell'ultima analisi, quindi insomma interessante. Ti fermo, prima di continuare ti fermo perché devi seguirmi su Telegram, io te lo dico, ti lascio il link nella descrizione del video e per avere in tempo reale notizie, analisi di mercato, tutto quello che succede direttamente sul tuo smartphone. Io ti ho avvisato appunto, se vuoi rimanere sul pezzo questo è il modo. Guarda, te lo faccio anche vedere com'è bello, tutto il feed, notizie, quando c'è qualcosa che potrebbe muovere il mercato ti arriva la notifica, ogni giorno analisi della price action di mercato eccetera eccetera, insomma link in descrizione, seguimi e non te ne pentirai. E stai facendo la criptoterapia, sempre comunque. Di questo finale di Stranger Things che ne pensi, ragazzi? Non l'ho visto, non sono un fan, mi spiace. Non sono un fan di Stranger Things, mi spiace molto. Non giudicatemi per questo. Bull trap, qualcuno dice. Ecco, bull trap o trap o grande accumulazione? Questa è un po' la domanda che vi faccio oggi. Ditemi cosa ne pensate, anche perché bull trap non ancora, in realtà, visto che non abbiamo neanche rotto il range high, quindi la bull trap per definizione è quando comunque viene rotto un livello chiave. La silver season, pazzesco, esatto, l'argento nel dubbio, aspettate che ve lo faccio vedere, allora aspettate che ho proprio tutta la tab commodities. Dov'è che erano? L'avevo fatto apposta vista la FOMO dell'ultimo periodo, eccola qua. No, ho sbagliato, futures. Apri lista, mercati commodities. Allora, argento, va che roba. Cioè, sembra una meme coin, ve l'ho detto. Tra l'altro fa morire il fatto che ha anche fatto il ritracciamento da meme coin con liquidazioni annesse, meno 15% in un giorno e poi ha subito riassorbito. Ragazzi, è una bolla da paura, secondo me. Non fatevi male, mi raccomando, non fatevi male con l'argento. Non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, ma non fatevi male con l'argento. Cosa ne pensi di Bitcoin hyper in prevendita? Ragazzi, per me prevendita uguale red flag grossa come una casa, qualsiasi cripto che ha dentro il nome Bitcoin uguale red flag grossa come una casa, quindi io direi nel dubbio assolutamente no. Bukele comincia a tremare, Trump ha cominciato a rastrellare tutti i bitcoin in giro per il mondo, ma quelli del Venezuela c'è ancora da capire cosa si fa. Ciao Luke, ma se Bitcoin non può essere considerato un bene rifugio come l'oro troppo volatile e neanche uno strumento digitale per i pagamenti, non efficiente, ce ne sono di migliori, allora cos'è? Bellissima domanda, io ti rispondo è entrambe le cose, perché non è vero che non può essere considerato uno strumento di pagamento né che non può essere considerato un bene rifugio. Non può essere considerato un bene rifugio se si guarda la volatilità di breve, ma sul lungo termine sta maturando molto come bene rifugio. È un bene rifugio giovane, in quanto tale ha dei rischi annessi, non puoi giudicarlo come l'oro, ma Bitcoin nasce con i fondamentali dell'asset che funge da hedge al debasement monetario, quindi più liquidità c'è in giro, più Bitcoin, diciamo, prende valore, no? Quello è un po' il suo, secondo me, la sua caratteristica principale da un punto di vista proprio di asset, di commodity, se così la vogliamo chiamare. Mezzo di pagamento, nessuno ti impedisce di usarlo, quindi è vero, non è il mezzo di pagamento da usare su larga scala per pagare il caffè eccetera eccetera, ma non serve a quello, ragazzi. Bitcoin, per quello ci sono le stable coin. Bitcoin è un mezzo di pagamento perché ha bisogno della sicurezza, della libertà, della non censurabilità di Bitcoin, chiaramente al prezzo della sua lentezza, inefficienza, quello che volete, ma è una caratteristica che lo rende sicuro. E se no ti potrei dire c'è Lightning Network, è vero che non è tanto utilizzato, ma secondo me appunto il discorso è più che altro un come si può dire
Non è per tu, cioè non è il mezzo di pagamento come PayPal, cioè non serve lo stesso pubblico, non serve lo stesso pubblico, questo è il discorso, secondo me. Mi fai per favore una prediction di Bitcoin 2026? Ragazzi, come si fa a fare una prediction? Abbiamo fatto un po' di scenari anche nell'ultima analisi, ma prediction dipende. Allora, la prima cosa da osservare è il comportamento col range high. Ora vediamo come si comporta con questo range high. Se lo rompe a rialzo andiamo a testare la zona dei 100k e da come si comporta lì poi si capisce quello che probabilmente sarà il suo movimento perlomeno nei primi mesi dell'anno. E se dovesse recuperare anche i 100k mi aspetto insomma di andare a ritestare anche la zona dei massimi, altrimenti se li rifiuta ritorna giù e c'è da ritestare i low e rimaniamo insomma in quest'area di congestione, perlomeno ripeto nei primi mesi, perché questo è un po' quello che si può osservare in base al movimento di breve. Potrebbe ritestare la media 200 prima di un bel bear. Non so neanche dov'è la media 200 in realtà. Io non uso tanto le medie mobili. Per quanto mi riguarda preferisco usare i livelli proprio di prezzo statici. Ci spieghi come fare lo short di copertura con le opzioni in caso si tornasse sui 100k? Ragazzi, con le opzioni si può fare qualsiasi profilo di copertura possibile e immaginabile, cioè c'è troppa varietà, dipende da tantissime cose, dalla durata per cui lo vuoi tenere aperto, dal rischio che ci vuoi mettere dentro, dall'ammontare della posizione che vuoi coprire, cioè non è banale come cosa. In realtà io non uso le opzioni, attenzione, io il mio short di copertura lo faccio con i futures. E che dire, sulle opzioni è molto più complesso, molto più complesso. Se ecco, io avevo in programma, questo sì, un corso sulle opzioni e che vi spiega un po' dall'A alla Z cosa sono. Ne avevo fatto uno tempo fa, lo trovate ancora sul mio canale YouTube, ma è un po' vecchiotto. È un po' vecchiotto, quindi volevo rifarlo, perché sono carine le opzioni. Su Binance costano uno strafottio, ma infatti per le opzioni l'exchange top è Deribit, per liquidità soprattutto, perché altrimenti è un mercato poco liquido, quello delle opzioni. E basta, e basta, questo è un po' il discorso. E allora, intanto vi leggo un po' dappertutto, un po' su TikTok, un po' di qua, un po' di là e via. Vediamo se c'è qualche bella domandozza. Bene, allora, ok, aspettate che mi si sovrappongono le schermate. Qual è Deribit? Cercalo proprio, Deribit è un exchange dove c'è molta liquidità sulle opzioni. E guarda il grafico CME, c'è un bel gap da colmare, cosa ne pensi? Ormai ci siamo. Allora, andiamo a vedere il CME. Dov'è? BTC1. Eccolo. Il gap dov'è che era? Qua sopra? No, questo è già stato bellamente colmato. Questo è stato questo, ho capito, quello degli ultimi giorni. Chissà se io giuro che non vedo l'ora che abilitino il trading 24/7 sul CME. È già fillato in teoria, solo per non avere più sta menata dei gap. Non ne posso più, ragazzi, non ne posso veramente più di sta storia dei gap. Mamma mia, e vabbè. E bene, benissimo. Allora su Fineco c'è ETF Fidelity Physical Bitcoin, dai un occhio. Dunque devi vedere più che altro, perché sugli ETF barra ETP barra ETC eccetera eccetera c'è da capire innanzitutto se sono quotati in euro o in dollari, perché chiaramente cambia molto, e in seconda battuta se sono liquidi, perché ne avevo visti alcuni molto poco liquidi con un bello spread tra acquisto e vendita, quindi date un'occhiata a quelle cose lì. Poi chiaramente la scelta dell'emittente si fa, cioè gli emittenti che ci sono comunque già abbastanza forti, ecco, perché si parla comunque di 21 shares mi pare, eccetera eccetera. E le meme stanno pompando, Pepe, Fartcoin, Doge, potrebbe voler dire che la gente sta andando in risk on. Bah, guarda, sinceramente, te lo dico con onestà,
parlare di risk on mi sembra un po' eccessivo, anche perché come vedi oggi già ha ritracciato tutto abbastanza. Il discorso delle meme che pompano è presto spiegato, perché guarda, se tu vai a vedere l'andamento dell'ultimo periodo, è un andamento estremamente ribassista, no? Vedi? Il calo è molto marcato e quindi quando tu hai un andamento così ribassista, quando c'è il primo movimento, no, diverso, quindi un rimbalzo su Bitcoin, in questo caso hai l'effetto elastico, cioè tutto quello che è super risk on rimbalza con forza, però è una cosa che rischia di essere una bull trap tremenda se poi dovesse continuare, cioè te lo dico proprio terra terra, se Bitcoin adesso dovesse rifiutare la resistenza e ritornare a gravitare qua sotto, ti becchi un'altra botta in testa sulle meme, perché le meme hanno fatto il rimbalzo appunto per effetto elastico, perché Bitcoin ha avuto questo spunto qui e le meme hanno rimbalzato con più forza, ma è una roba proprio puramente speculativa e di breve termine. E oggi mi aspettavo Strategy in volo, invece niente di che. Esatto, Strategy di fatto, il discorso di Strategy è più legato al, come si dice, al fatto che non lo escluderanno dall'indice, però alla fine, dov'è? Eccolo qua. Non lo escluderanno dall'indice, quindi questa è una notizia ovviamente positiva, però non ci saranno acquisti delle nuove azioni emesse. E quindi, cioè, visto che comunque Strategy, no, sapete che continua a vendere azioni, a emettere azioni, diluendo quello che è il circolante, l'indice non comprerà ulteriori azioni. E quindi questo riduce magari la domanda delle nuove azioni, però nel senso ci sta, no, da un certo punto di vista, perché l'indice non si vuole esporre alla diluizione. Questo è un po' il senso, no, di quanto accaduto e di quanto degli effetti che ha avuto appunto la notizia sul mercato. Questo è un po' il discorso. E aspettate che volevo fare un'altra cosa, tac, che qua mi si bugga clamorosissimamente, opla. E quindi sì, ma anche su Bitcoin non ha avuto tanto effetto, cioè c'è chi si aspettava chissà che roba, su Strategy meno che meno, e perché di fatto, che dire, non è tutta sta notizia come prima, e questo è. Dici che bastano per comprarsi la Groenland. Sto utilizzando Revolut come piattaforma, cosa ne pensi? Bah, Revolut di per sé mi sembra... Devo fare la recensione, mi ero segnato di fare la recensione, è sicuramente affidabile e devo capire bene le commissioni, se conviene, gli spread e cose simili. Avevo già fatta per Trade Republic la recensione e c'è appunto da vedere anche Revolut se ne vale la pena o no. Adesso la stavo facendo su eToro, volevo un po' passare tutti i principali broker. In che senso Revolut ha una piattaforma di trading? Sì, ha l'exchange proprio, ha lanciato l'exchange recentemente, cripto, proprio un exchange cripto, si è buttato di brutto sulle cripto Revolut. Sapete che era suo interesse, suo grande interesse. E bene, non vedo l'ora che esca l'episodio per pagare meno tasse a questo stato. Ragazzi, che dire. A proposito, bravo che me l'hai ricordato, mi raccomando, segnatevi la data, segnatevi la data perché, eccola qua, sarà il 13, martedì, vero? Sì, alle ore 18:30 facciamo la live dove si parla di tasse. Lo so, è noiosa, ma è anche l'appuntamento più atteso dell'anno, anche perché parliamo anche di ottimizzazione fiscale, quindi come pagare meno tasse rimanendo ovviamente nel legale. E Revolut, se fa il pacchetto base, non è economicissima, meglio Bitpanda, però Revolut è una banca, sì che ci sta. Revolut, come servizio è ottimo, Revolut, perché io stesso sono utente per la carta e tutto. Per le cripto io non l'ho mai usato, vi dico la verità, io utilizzo soprattutto gli exchange e Revolut sinceramente non l'ho mai usato, appunto.
Vedremo, lo recensiremo per bene però. Quindi questo gap è stato fillato, lo colmerà del tutto? Cosa ne pensi? Di solito li colma. Ma guarda, di per sé nel momento in cui lui ci entra dentro io lo considero fillato. Non credi? Cioè vedi, nel momento in cui ci rimbalza dentro così, tra la chiusura e l'apertura, per me è fillato. Ma poi cioè, non bisogna neanche farsi troppe seghe mentali, secondo me, col discorso dei gap. Lasciano un po' il tempo che trovano. Io aspetto l'amministrato di Scalable, penso che arriverà a breve, visto che è arrivato quello di Trade Republic, direi proprio di sì. E parlerete anche di come mettere a collaterale Bitcoin per ottenere prestiti in euro, certo, perché è uno dei metodi più, ovviamente, più utili per farlo. Domanda su Bitcashback, come funziona? Viene dato il valore in Bitcoin al prezzo del momento dell'acquisto o al momento dell'approvazione? Al momento dell'approvazione. Scusa, no, del momento in cui richiedi il pagamento. Quando ti viene inviato il pagamento c'è la conversione euro-Bitcoin. E ho fatto il video comunque, se ti interessa, su Bitcashback, dove spieghiamo tutto quello che c'è da sapere. E, e basta, quindi lì appunto trovi un po' tutto. Dacci un'occhiata che te lo spieghiamo, c'è proprio una guida passo passo anche su come utilizzarla. E quindi sì, il discorso del prestito sì, deve essere in euro, come spiegavo, avevo fatto un reel, no, un TikTok mi pare, dove proprio spiegavo, rispondevo proprio a un commento e il prestito deve essere fatto in euro, perché altrimenti c'è comunque una conversione. Se tu chiedi in prestito USDT, devi poi convertire USDT in euro e lì hai l'evento fiscalmente rilevante. Se faccio un bonifico su Bitget per caricare liquidità è considerato plusvalenza in automatico? No, un bonifico in euro non è plusvalenza. Plusvalenza è quando tu vendi una cripto in guadagno. Plusvalenza lo dice la parola stessa, no? Quando tu generi un guadagno tassabile. Il deposito di fondi non è una plusvalenza di per sé, è un deposito, è liquidità che entra e basta. Ci sono notizie a cos'è dovuto questo crollo? Bah, ragazzi, io non lo chiamerei crollo innanzitutto, non ci sono notizie particolari, c'è da stare attenti a due date, ne parleremo nella parte di analisi, appunto il 9 e il 13, ma al momento, come vedi, cioè questo è il grafico. Stiamo testando il range high e l'offerta, come al solito, sì, è lì che bastona, quella maledetta. Ragazzi, l'offerta è sempre lì che picchia duro, eh. L'offerta non ci dà scampo. Ultimamente, ogni qualvolta andiamo a testare una resistenza, assorbe. Perché è un periodo molto debole, di price action molto debole. E cosa sarebbe imposta 2 per 1000? Il 2 per 1000 è un'imposta che tu devi pagare su quello che detieni, a prescindere dalle plusvalenze o no. Se vendi, non vendi, solo detenendo c'è il 2 per 1000. C'è la notizia dei 600.000 bitcoin vanno nella cassa americana. Attenzione che è tutta speculazione che esistano questi 600.000 bitcoin. Non ci sono fatti certi, cioè è speculazione pura, quindi cioè è una fake news di fatto. Finché non ci sono le prove, consideratela una fake news, cioè del Venezuela che ha sta riserva segreta di 600.000 bitcoin. Non credete a tutto. Le tasse sulle crypto in staking restano al 26? No, che io sappia va tutto al 33. Va tutto al 33. Sullo staking c'è il solito discorso: se vengono tassati alla fonte, cioè nel momento in cui li ottieni o nel momento in cui li vendi, ma lì è un'altra tematica, E ti aspetti che continui a scendere? Dipende da quello che fa nei prossimi giorni, perché se oggi dovesse chiudere ad esempio la candela come ora, che sarebbe una chiusura molto debole, quindi una respinta notevole da parte dell'offerta, mi aspetto che torni un po' più giù, almeno nella zona dei 88-90 mila, per testare anche quell'area lì, e si gioca poi lì la partita, perché questo è un rifiuto molto forte, sarebbe un engulfing bearish abbastanza forte. Luca, io ho spostato tutto su Binance da altri exchange il 31 dicembre, affinché poi Binance mi pagasse automaticamente il bollo. Poi ho ripassato tutto nei miei soliti exchange. Ho fatto bene. Allora,
Oddio, è una domanda così che mi coglie impreparato. Non voglio dirti una cavolata, quindi non ti voglio rispondere subito. Eh, Guarda, facciamo così, rifaccela martedì prossimo perché non voglio darti una risposta superficiale. È una situazione un po' particolare la tua e non so bene cosa dirti. Cioè, ti direi di sicuro non lo devi pagare due volte, però per come dichiarare tutto non ti voglio dare informazioni errate. Ma perché devo pagare un euro di tasse a Binance se ho solo 5 centesimi sul conto? Perché il minimo è un euro, mi pare, c'è quella regola lì. Purtroppo sì, purtroppo sì. E io uso la media 200 e per ora sta seguendo la media mouse, stanno seguendo leggermente sopra. Non sono così negativo, per ora vedremo. Ma su che time frame? La media 200? Ci sono eventi da seguire in particolare? Ovviamente sì, ne parliamo tra poco. Ci sono due date chiave e vi spiego anche il perché. Ne parliamo tra poco, comunque. E basta, e basta. La sicurezza di Ledger la ritieni compromessa? No, direi assolutamente di no, cioè del device. E non sono il massimo come sicurezza informatica dei loro sistemi, infatti hanno avuto due data leak, però la sicurezza di Ledger, cioè Ledger come device, non è assolutamente compromesso, ecco. Io uso la 200 per la TradFi, ma per le cripto uso la 223. Così. E io non lo so, le medie mobili davvero non le ho mai usate particolarmente, ho sempre preferito i livelli statici. E, e basta, e basta. Allora, ecco che sta andando a colmare il gap. Questi movimenti di breve così, più che altro scommetto che sta liquidando dell'open interest, fatemi indovinare. No, attenzione. Curioso, che questo che non sta andando a piallare open interest più di tanto, anzi si stanno aprendo posizioni, sembra. Quindi lo si sta interpretando, cioè il mercato lo sta interpretando come una sorta di buy the dip, sembra. Vedremo, vedremo. Che questo poi pone il rischio che appunto se non lo è, poi quello che succede è andare a, come dire, liquidare tutti quei long che vengono aperti. Perché siamo stati respinti così brutalmente? Non c'è un perché l'offerta è più forte della domanda. È un periodo di debolezza ancora di Bitcoin, almeno sul breve. Adesso vediamo, perché magari poi anche questo inciampo viene assorbito come ieri. Guarda la candela di ieri. Vediamo come chiude. Vediamo come chiude. Allora, ragazzi, 27 minuti. Io direi che possiamo chiudere questa parte di Q&A. Opla.